Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo questa bellissima borsa a secchiello, ma dalla forma ovale. Anche questa è molto luccicosa, anche la base lo è, ma prima di andare a vedere tutto quello che ho utilizzato e che quindi ci servirà per questo splendido progetto, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Per il progetto di oggi troverete un kit completo su borgodepazzi.com, sconto 10% col codice che appunto vi scrivo qui e che troverete anche in descrizione, e potrete scegliere tra le varie tonalità del gemma. Nel mio caso io utilizzo il numero 1, ma come gemma ce ne sono veramente tantissime tonalità. Il kit è composto da 2 rocche di questa splendida fettuccia gemma in lurex, ogni rocca è 150 grammi, quindi ne trovate 2, una base, guardate quanto è bella, 21x8 ovale, e una coppia di manici sempre dello stesso colore del gemma. Come uncinetto io utilizzerò il numero 3 per il primo giro, quindi per poter consentire in modo più semplice far passare la fettuccia. Per tutto il resto della lavorazione il numero 6. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base, lato corto, punto centrale. Quindi io vado a fare un cappio, prendo il punto centrale sul quale vado a ricreare un punto basso. Nel frattempo, in questo modo, mi lavoro anche la codina. Quindi nel punto centrale è solo un punto basso. Nei 3 successivi invece vado a fare un aumento, ovvero 2 punti bassi nello stesso foro. Qua c'è il primo, stessa cosa sul secondo punto, sempre 2, ed anche sul terzo. Adesso iniziamo con una sequenza diversa, ovvero nei primi 2 facciamo 2 punti singoli, un aumento, 2 punti singoli, un aumento, eccetera. Quindi punto singolo, aumento, quindi 2. Punto singolo, aumento. La ripetiamo fino a qui e ci rivediamo per vedere come fare tutto il lato corto. Siamo arrivati qui, vedete io ho rifatto la sequenza e se vi ricordate qui al centro c'è un punto singolo e i 3, quindi doppi. Anche se qui stiamo finendo in questo modo, non vi preoccupate perché qui riprendiamo la stessa sequenza, così va a pareggiare questo punto in più che stiamo realizzando. Quindi vado a farmi gli aumenti nei 3 punti successivi, quindi facciamo 2 punti bassi nello stesso foro per 3 volte. Non vi preoccupate se sembra che si va a imbarcare un attimo, ma nel momento in cui poi andiamo a lavorare col numero 6, tutto questo non si vedrà più. Quindi facciamo l'ultimo aumento. Sul punto centrale, come quello iniziale, solo un punto basso, e in questi 3 l'aumento. Quindi il primo lo raddoppiamo, anche il secondo, ed infine anche il terzo. E qui riprendiamo la sequenza che abbiamo fatto all'inizio da questa parte, quindi il fatto che invece qui abbiamo finito con un punto doppio non è un problema, perché così andiamo a pareggiare col lato opposto. Quindi si ricomincia la sequenza, ovvero
punto singolo anche in quello successivo e aumento, quindi 2, punto singolo e aumento e così via. Qui finiamo con un punto doppio, ma non è un problema perché comunque abbiamo pareggiato come vi ho detto prima. Quindi finiamo, arriviamo a questo punto e vediamo come proseguire. Fine del giro, facciamo una maglia bassissima sul primo punto che abbiamo realizzato in questo modo, poi cambiamo uncinetto e prendiamo il numero 6, facciamo una catenella e adesso sotto ogni maglia sottostante andiamo a creare dei punti bassi in costa senza creare aumenti. Quindi prendo anziché tutto soltanto l'asola esterna e vado a creare i miei punti bassi. Vedete? In questo modo. E così si evita che si imbarchi il lavoro perché andiamo a lavorare con l'uncinetto corretto. Io utilizzo il numero 6, ma voi volendo potete utilizzare un 5,5, un 6,5 in base alla vostra mano. Vedete, nel momento in cui io giro si regolarizza tutta la lavorazione, quindi lo completiamo tutto e ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come iniziare il punto canestro. Fatto tutto il giro di punto basso in costa, da adesso in poi non andiamo a chiudere più con punto bassissimo, ma lavoreremo a spirale. Vi spiego com'è il punto canestro, che è davvero molto semplice. A questo punto noi sul primo punto iniziamo la lavorazione. Il primo punto lo prendiamo normale. Il secondo punto basso lo prendiamo alla base, che sarebbe il punto canestro, cioè qui. Punto successivo qui in alto, quindi preso normalmente come si prende. Vedete, vediamo se ve lo faccio vedere bene. Il punto canestro va preso non qui, ma alla base e alterniamo chiaramente i due punti, punto basso normale, punto canestro preso alla base, punto normale e il punto canestro. E questo sarà il risultato. Vedete questo gioco e si continua per tutto il giro. Io ora vi faccio vedere, non appena arriviamo alla fine del giro, sarà ancora più facile perché dovremmo alternare, dove abbiamo preso in alto lo prendiamo in basso e così via. Quindi arriviamo qui e vi faccio vedere come continuare. Alla fine del primo giro noi ci ritroviamo in questo modo. Questo era l'ultimo punto. Come vedete qui inizia la sequenza. Questo è il punto normale, questo è il punto canestro e via discorrendo. Io l'ultimo punto l'ho fatto preso in alto, quindi su questo che era preso in alto lo prendiamo in basso, perché dobbiamo fare l'esatto opposto. Questo era il punto canestro che prendiamo normale, perché alterniamo, se sotto abbiamo il punto normale si fa il canestro, qui c'è il canestro e si fa normale. Così viene questa bellissima decorazione. Quindi qui il punto canestro e qui il punto normale, punto canestro, cioè è proprio la lavorazione che ci dirà come regolarci. Nel caso in cui voi qui vi ritrovate con la sequenza sbagliata perché magari avete fatto un punto in più o quello che è, magari
andate a eliminare un punto che non lavorate o ne aggiungete uno. Dico nel caso in cui non seguite esattamente quello che io sto facendo, perché magari utilizzate un'altra base o un altro filato. Quindi io continuo con la sequenza facendo l'opposto di quello che mi ritrovo. Punto canestro, punto normale, punto canestro e così via. Quindi non dobbiamo fare altro che questo, senza più chiudere, perché lavorando a spirale questa sequenza può essere rispettata perfettamente. Vedete? Io adesso rigiro il lavoro per farvi vedere che comunque non si è imbarcato, perché facendo tante prove, vedete, guardate che meraviglia. Quindi non dimentichiamoci che dobbiamo, lo ripeto un'altra volta, qui punto normale si va in basso, questo è il punto allungato, si prende qui, questo in basso, questo in alto, l'esatto opposto. Quando poi continuiamo col terzo giro la stessa cosa, qui ci va il punto canestro, qui ci va il punto normale, eccetera, eccetera. Adesso noi saliamo di circa 20 cm, ma vi dirò esattamente il numero di giri che andrò a realizzare e anche i centimetri giusti. Quindi ci rivediamo non appena tutto il corpo borsa è completo. Il corpo a borsa è quasi completato, io alla fine ho raggiunto 22 cm e ho realizzato 28 giri. Adesso dobbiamo semplicemente creare l'ultimo giro e lo andiamo a realizzare a punto bassissimo. Quindi io qui ho finito, non chiudo, ma continuo, non faccio più il punto canestro, ma adesso sotto ogni punto sottostante mi vado a creare dei punti bassissimi per completare e rifinire tutto il corpo borsa. Quindi vedete, in questo modo non ho chiuso perché non serve chiudere, poi alla fine andrò a chiudere in questo punto. E questo è l'ultimo passaggio del corpo borsa. Vedete, così gli diamo una rifinitura e secondo me è molto più carino. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato questo passaggio per farvi vedere come realizzare la coulisse e anche come inserirla. Fatto anche l'ultimo giro a punto bassissimo, adesso non resta che inserire la coulisse che io ho realizzato, vedete, creando 130 catenelle. Non ve l'ho fatto vedere perché è davvero un lavoro molto semplice e quindi eccola qua. Poi volendo la potete fare anche più lunga o più corta. Invece per quanto riguarda gli spazi dove inserirla, io che cosa ho fatto? Ho diviso la borsa in questo modo a metà. Quindi una volta che io mi sono trovata a questo punto centrale, mi sono spostata 2 cm a destra e a sinistra e ho trovato questi punti. Stessa cosa qui. Poi ho messo la borsa in questa maniera, ho cercato al solito il centro da questa parte e da questa parte e poi mi sono spostata di qualche centimetro di qua e di là nello stesso punto e mi sono trovata gli spazi, quindi i punti esatti per poter inserire la coulisse. Una volta che ho realizzato il tutto, io prendo un ago tirafettuccia e piano piano cerco di inserirlo e farlo passare qui nei punti che ho indicato con questi marcapunti. Una volta inserito possiamo anche toglierlo, ne lascio un po', poi eventualmente me lo vado a regolare, faccio da qui entro, poi mi vado a cercare il punto e cerco di uscire senza rovinare qui la lavorazione, vedete, e tiro
in questo modo, riprendo, inserisco un'altra volta qui nell'ago di la fettuccia e qui adesso vado a rientrare. Vedete? E faccio in questo modo, entrando, faccio entra esci, fino a che poi io arrivo da questa parte e qui io andrò ad uscire. Dopodiché io prendo i manici e praticamente prendo la distanza a metà tra qui e vado a inserire i manici da questa parte nello stesso esatto punto dall'altra. Dopodiché io stringo e la nostra borsa, quindi la nostra borsa secchiello, sarà pronta. Ed eccola questa borsa secchiello completata. Come avete visto dall'anteprima, io ne ho utilizzata un'altra sempre con questa bellissima fettuccia a gemma con un'altra tonalità e adesso ve le mostro indossate. Guardate che meraviglia! Secondo me sono veramente un colpo d'occhio e adatte a qualche serata particolare. Io vi ricordo che trovate questo kit su borgodepazzi.com con lo sconto del 10%, basta utilizzare il mio codice sconto che trovate scritto sia qui sullo schermo che in descrizione e potete scegliere ovviamente tra le tante varietà di questa bellissima fettuccia a gemma. Per quanto riguarda il quantitativo, ne ho utilizzato circa 260 grammi, quindi vi rimarranno circa 40 grammi. Adesso vi faccio vedere quello che mi è rimasto. Guardate, quindi vi basterà abbondantemente, ma se voi ritenete di avere una mano un po' più larga, magari anziché 28 giri a punto canestro ne fate 26 e vi basterà abbondantemente. Misure 25 in larghezza, 23 in altezza e circa 10-12 cm di profondità, quindi anche una borsa secondo me anche abbastanza capiente. Se avete dei dubbi sulla lavorazione, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.